Chimera Automobili presenta la sua più recente creatura, nata per celebrare e sintetizzare la cultura delle auto da corsa italiane più belle e vincenti degli anni '80, la Evo 38. Discendente naturale delle auto sportive e da corsa più iconiche costruite a Torino dal 78 al 92, l'Evo 38 si pone come erede universale di tutto ciò che l'Italia automobilistica ha rappresentato nel mondo delle corse. Dopo il successo della Evo 37, la vettura con cui il brand ha debuttato nel panorama automotive, Chimera presenta l'ulteriore ed ultima evoluzione di un concetto di vetture ideate per le corse e trasferite poi anche sulle strade. Automobili pure, analogiche, fisiche e meccaniche, forgiate da estro creativo, cura artigianale, abilità pratica manuale e sensibilità umane insostituibili. Addentriamoci nella tecnica. Rispetto alla Evo 37, l'Evo 38 diventa integrale. La trazione a 4 ruote motrici è realizzata attraverso un moderno e sofisticato sistema di controllo della ripartizione e di blocco elettroidraulico dei differenziali. Questo sistema, proprio come per le più sofisticate World Rally Car elettroniche dei primi del 2000, permette una taratura dei differenziali direttamente dall'abitacolo, offrendo al pilota la possibilità di gestire la percentuale di ripartizione della trazione tra asse anteriore e posteriore, oltre alla possibilità di gestire il blocco dei differenziali. Questa soluzione consente inoltre di escludere completamente il differenziale anteriore, così da avere di fatto una vettura a trazione posteriore pura. Nonostante la presenza della trazione integrale, Chimera Automobili aveva l'obiettivo di mantenere lo stesso peso contenuto della Evo 37, fermando l'ago della bilancia intorno ai 1100 kg anche per la Evo 38. Per conseguire questo risultato c'è stato un utilizzo massivo di fibra di carbonio e titanio per garantire alleggerimenti importanti su telaio, meccanica, impianti e carrozzeria. La potenza del motore tocca la soglia dei 600 cavalli grazie a una reingegnerizzazione di numerose componenti. Il turbocompressore sarà maggiorato e lavorerà sempre in abbinamento al compressore volumetrico con una gestione ulteriormente evoluta e migliorata. La frizione elettroattuata, inoltre, anche grazie all'ausilio di una valvola pop-off elettrica, garantirà un'erogazione sempre pronta e piena, realizzando un vero e proprio sistema anti-lag. Inoltre, nuove camme, valvole e molle che si sono evolute per consentire un incremento di rotazione massima del propulsore. La fasatura variabile garantirà, oltre a una maggiore potenza, anche un consistente incremento in termini di coppia, circa 580 Nm, disponibile già dai bassi regimi. Un ulteriore dettaglio è rappresentato dalla possibilità di dotare il turbo di scarico diretto, soluzione anche estremamente scenografica. Il cambio è sempre manuale a 6 marce, con una rapportatura ancora più corta rispetto alla Evo 37, a conferma della connotazione della vettura, che trova il suo terreno d'utilizzo ideale su strade miste guidate piuttosto che su circuiti veloci. Sulla Evo 38 Chimera è al lavoro per proporre anche una versione di cambio sequenziale elettroattuato ad innesti frontali, una soluzione che renderà la vettura una vera e propria arma da gara. La Chimera Evo 38 non si può definire propriamente una vettura resto mod, si tratta piuttosto di un'ulteriore estremizzazione di questa filosofia, una FIOF, verrà infatti realizzata in tiratura limitata in 38 esemplari. A mio parere, Chimera Automobili è uno dei pochi riferimenti seri, tangibili e reali all'interno di un panorama automobilistico che troppo spesso offre progetti campati per aria. L'Evo 37 prima e l'Evo 38 oggi raccontano di una stabilità e capacità fuori dal comune. Mi spiego meglio, tutti possiamo dire che c'è necessità di passato, di purezza, ma alla fine realizzare concretamente un'automobile del genere, capace di piacere, di attrarre e di diventare oggetto del desiderio, è cosa assai più difficile. Come dicevo, di progetti se ne vedono tanti, tuttavia rimangono molte volte solo dei render asettici. Per questa serie di motivi pongo Chimera Automobili sul gradino più alto tra i new brand, dal momento che mi ha stregato fin dal principio con l'Evo 37 e continuo a farlo ancora con l'Evo 38. La primogenita mi ha veramente sconvolto dal vivo, sia con toni più sobri, sia in livrea Martini. Se anche voi volete farvi sconvolgere, la presentazione al pubblico avverrà il prossimo Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra, dove Chimera Automobili allestirà uno stand davvero unico nel suo genere. La nuova vettura sarà infatti accolta al centro di uno scenario che ospiterà tutte le vetture leggendarie che l'hanno ispirata e alle quali l'Evo 38 rende omaggio. L'Evo 38 è la traduzione a tutte le fantasie dei puristi, un riferimento in questo caos contaminato dall'elettricità. Lunga vita a Chimera Automobili.